Ha avuto la brillante idea, insieme al suo ragazzo, di guardare l'alba stamattina. Quindi sono andati a letto tipo alle 5:30. E questa è la faccia di una ragazza trentenne che è vecchia e non può più fare questo. Alle 6, brava, bella strategia. E dopo dobbiamo andare in code. Ah, ho proprio voglia di andare in bagno. Mi scappa proprio. Mi scappa proprio. Ah, è occupato, scusi. Ero occupato. Comunque raga, che cazzo è sto coso? Entri, ti trovi questo sul chest. Ciao bello, falla tutta Minchia, pure lo schienalino. Comunque è davvero bello. Questo sarebbe il dromedario che mi hanno dato in cambio di mia madre e mia sorella. E direi che ci ho guadagnato parecchio. Cioè, questo in cambio di mia sorella. Piacerà lo stile. Sta marrata lì. Ciao a tutti e ben ritrovati in questo secondo episodio della serie sull'Egitto. In questa puntata vi porterò prima a fare un velocissimo snorkeling e la missione sarà sempre di trovare la non comunissima tartaruga. E poi nel pomeriggio ci addentreremo con i quad nel deserto occidentale di Marsalam, ovvero quella parte di deserto del Sahara a est del Nilo. Il giro che faremo sarà tutto all'interno della riserva naturale del Wadi Jimal, di cui vi darò maggiori informazioni durante il video, e la gita è partita dal nostro resort fino ad arrivare a un villaggio di beduini da dove ammireremo il tramonto una volta saliti su un altopiano e berremo il tè tipico eccetera. Lungo il tragitto ci fermeremo in diversi punti di interesse. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi i prossimi episodi, i prossimi video su trekking, escursioni, consigli, viaggi eccetera. E se non l'hai fatto vai a vederti prima l'episodio 1 e poi torna qui per l'episodio 2. Alla fine del video non dimenticarti di mettere un like e lasciare un commento. Grazie per il supporto e buona visione. Stiamo per fare la seconda immersione e stavolta con le mute, quindi si fa un salto di livello. E secondo voi chi è che deve portare il borsone con le mute? Oh, poverino! Sempre lo schiavo Ivan. Però dai, va bene. Visto che sono il più grosso è giusto che li porti io. Sofi, poi io dovrò montare e vedrò la tua faccia da strozza e ti insulterò un casino. Sì. Sappi che ti arriverà proprio il malaugurio. E vedrò anche la mia faccia da stronzo e mi insulterò da Ok, muta messa e davvero stretta, non si respira. E vediamo cosa scopriremo oggi.
Allora ragazzi, per l'escursione abbiamo visto i pesci più grandi rispetto a ieri, ma ancora della tartaruga non c'è traccia, a parte quella che ci abbiamo addosso. Quindi manca la tartaruga animale. Ho tirato una piedata contro uno scoglio, sprint da guerriero. Per oggi i bagni credo siano finiti, che stiamo andando a mangiare e ci aspetta la gita in quad, che tra un po' andremo nel deserto, quindi rimaniamo collegati. Allora stiamo per partire con i quad, con la MO Safari, grazie a Osama che è la nostra guida. E ci sono i mezzi e adesso ci stanno dando le bandane. Cazzo di egiziano. Aspetta. Entrano. Entra anche a me per Che cazzo hai fatto? Aiuto da casa. Ok. Sono egiziano. Sì, sta andando. Ok. Ok, go! Stiamo andando nella casa delle volpi e si sale per questa montagnetta. Dopo il tramonto qui ci sono volpi. Minchia, si sente lontano, L'inverno qui quando piove ha detto che passa un fiume. E mentre raggiungiamo la prossima tappa vi volevo dare altre informazioni e curiosità di questa magnifica riserva naturale del Wadi Jimal, conosciuta anche come la Valle dei Cammelli per l'elevata presenza di questa specie che trova il suo habitat naturale tra queste montagne desertiche. Ha una dimensione di ben 7450 metri quadri che comprendono 4770 metri quadri di terreno e ben 2100 metri quadri di zona costiera, che comprende ben 450 specie di coralli e oltre 1200 specie di pesci, tra cui la tartaruga verde e il dugongo in via di estinzione. Questa è l'acacia,
l'unico albero che abbiamo visto fino adesso, e praticamente i beduini usano il liquido che esce dall'albero per le scottature dal sole, e se tocchi l'albero e esprimi un desiderio, questo si avvera. Quindi io esprimo che raggiungiamo i 1000 iscritti. Questo è per il canale. Adesso siamo saliti su una montagnetta, qua c'è un cuore, e le persone mi sa che costruiscono tutte queste torrette qua. Ma ragazzi, cos'è? Un altro mondo. È Marte questa. Wow. Allora, per di qua c'è del quarzo, e il quarzo è sempre legato all'oro, e quindi nelle montagne c'è anche oro. Infatti 30 km in qua c'è una miniera d'oro. Quindi ragazzi, arricchiamoci in Egitto. Oh, mentre andavamo abbiamo incontrato un beduino che ha iniziato a fare il giocoliere. No soldi, no. Come no soldi? No soldi, no money. Cazzo, se buchi i soldi sei a posto. A posto. Se ti vengo addosso non c'è problema. Tranquillo, tanto c'è quello. A posto. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just give me up. Don't be scared. Allora, abbiamo appena parcheggiato il mezzo. Ci ho appena aperto questa specie di piadina che fanno le ragazze del posto. Grazie. E stiamo salendo qui sopra per andare a vedere il tramonto. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Don't be scared. Just give me up. Don't be scared. Ok, adesso stiamo andando a prendere il tè, il carcadè per l'esattezza, o tè nero egiziano. Qua. Ciao. Ragazzi, non ho mai visto così tante spezie, erbe, tutte insieme. Cioè ragazzi, guardate quante spezie, tè diversi. Leggero. Anche qua sopra c'è tutto un altro piano di spezie. Questa qui sembra fieno ma non è. Caspita, sembra limone tipo. Esatto, citronella. Citronella, ok. Qua adesso vi dà anche il carcadè. Wow. Grazie. Grazie mille. Non è questa. Cincin a tutti. Ok, cincin all'Egitto. All'Egitto. All'Egitto.
e a fine di questa giornata di Ramadan. Esatto. Ah, è la fine, è l'ultimo giorno, sì. No, non è l'ultimo giorno. No. Sabato. Ah, perché è tramontato. Ok, è vero, è vero, è vero. Comunque è molto buono. Io l'avevo già assaggiato in Italia, ma questo è dolcissimo. Sì, giusto. Anche 1000 iscritti. Di cammella. La crema. La crema? Sì, esatto. Alla base al latte di che? Facciamo, ti spalmo Vai, qua. spalma. Sento il fresco subito di Freschissimo, solito. sì. Ah, che sollievo. E vedi che dove qua già la pelle è più chiara. Infatti serve anche per rischiarare il viso, tirare vero, via vero. brufoli, punti neri. Non so se si vede in video, ma ragazzi ero rosso peperone, invece adesso lì sono quasi bianco. Questo mi sta mettendo l'olio Il sandalo. L'olio di sandalo. E praticamente tu lo sfreghi e senti un calore anomalo. E poi lo metti sulle parti del corpo che ti fanno male, tipo la pancia o il braccio. E non metterlo dove abbiamo rinfrescato. È vero, adesso avevo appena rinfrescato, no, infatti sono di nuovo rosso. E rimettiamo il latte di cammello. Questo è il latte di cammello con il datteri. È quello che vi dicevo nel precedente video, è che lo bevono subito dopo il digiuno del giorno in periodo di Ramadan, perché appunto è ricco di sostanze. Sono riuscito a resistere e ho preso il tè di montagna io. 5 euro questo, ci sta. È qualcosa tipo che sa di incenso, comunque è una cosa che trovi solo qui, non la trovi da nessun'altra parte, infatti gli ho detto dammi la cosa più tipica che hai. Ovviamente qui la notte fanno questi spettacoli, una danza tipica, e ti siedi su questi specie di cuscinetti e qua ballano, e costa 10 euro il trasporto e la cena e il ballo, tutto incluso. E adesso vediamo, perché abbiamo i giorni contati, tutti organizzati, quindi bisogna vedere bene se possiamo farlo o no. Però se c'è tempo. Ok, già che siamo qua abbiamo deciso di farlo adesso, quindi mangiamo qui e rimaniamo qui subito. Ci ha appena detto che non hanno più niente da mangiare, non so se rimaniamo qua, adesso vediamo. Ok, niente, ricapitolando, non c'era più niente da mangiare perché è passato il tramonto, loro si sono accalcati sul cibo e hanno finito tutto, quindi non c'era più cibo per noi, e mi sa che torneremo giovedì se si può. Non mi vedrete perché non ci sono luci. Comunque adesso riprendiamo i quad e si ritorna in hotel. Questo è il Super Saiyan di terzo livello. Sto guardando avanti. King come back. Surprise, surprise, motherfucker! The king is back! Ah, una bella lavata. Era un mese, vero Sofì? Thank you. Stasera piatti tipici: kebab, labia, questo dolce qui, e sopra c'è il miele e in un altro lo zucchero. Non chiedetemi cosa ci sia dentro, ma sicuramente è fritto. E questo qui invece è lo zalafel, che è una polpette di fave e verdure. Poi vabbè c'è il couscous, purè, insalata, questa carne di pollo e niente, buon appetito. Allora devo dire che il kebab l'ho mangiato più buono in Italia, perché qua c'era solo kebab e salsa yogurt, e invece in Italia te lo fanno con le verdure, con le cipolle, con il piccante eccetera, e il pane non era quello loro tipico, ma era tipo il pane del Mac, mentre queste, che le falafel, sono molto buone, molto molto buone. E adesso proveremo dopo i dolci tipici. Allora iniziamo con quello col miele. No, io ho preso la cocca. Ah, una però Sai cosa so? Di frittella. frittella, sì, infatti. È uguale, è proprio frittella. Buona. Vabbè, sarà... Questa è veramente fritta, cioè è croccante. E magari poi lei... Dentro non c'è niente. Ok, siamo giunti anche alla fine di questo secondo episodio
E innanzitutto volevo ringraziarvi di aver visto il video e di essere arrivati fino a questo punto, ma vi chiedo di aspettare ancora un attimo perché i miei video sono un po' come i film della Marvel, ovvero che dopo i sottotitoli c'è sempre un'altra piccolissima parte di conclusione. E inoltre a fine video vi lascerò, come è stato per lo scorso video, un piccolo sketch del prossimo episodio. Infatti ci sarà un terzo episodio dove nuoteremo con i delfini e andremo a visitare un'isola disabitata chiamata Isola del Wadi Gimal nell'omonima riserva del Wadi Gimal, di cui però parleremo ed entreremo più nei dettagli nel prossimo episodio. E per essere sicuri di non perdervi il terzo episodio e anche altri video relativi a viaggi, escursioni, trekking, consigli e tanto altro ancora, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. E inoltre vi chiedo solamente di lasciare un bel like e un commento. Infine cercate di condividere questo video con chi volete, parenti, amici, conoscenti, così che tutti possano scoprire questo magico posto. Detto questo vi saluto e vi ringrazio e da Supertramp è tutto.